Sei in vacanza in Italia o verrai a vivere qui? Beh, allora oggi voglio darti 5 consigli su alcune cose da non fare in Italia. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio parlarti di 5 cose da non fare in Italia, perché sono cose che generalmente non facciamo o semplicemente consigli che voglio darti su cose da evitare, da non fare. Su questo canale ho già parlato tante altre volte di cultura italiana e per esempio un po' di tempo fa avevo fatto un video chiamato 5 cose da non fare al ristorante. Adesso ho voluto fare un video più generale su alcune cose da non fare in Italia, in generale. Ovviamente ci sono anche delle eccezioni alle cose che ti sto per dire, però comunque in generale posso dirti che queste sono delle regole culturali abbastanza generali, rispettate un po' da tutti in Italia. E quindi voglio iniziare subito con la prima regola, la prima cosa da non fare, i complimenti. In Italia non siamo molto abituati a fare complimenti a persone sconosciute, per esempio per strada. Avevo già parlato di questo in un altro video e vi avevo detto che in Italia non è così comune fermare una persona, per esempio che è vestita in un modo che ci piace molto, e dire «Oh, che bella la tua maglietta». Non è una cosa che normalmente faremmo, non so perché, proprio non siamo abituati a farlo, non siamo abituati a fare complimenti a persone sconosciute e di conseguenza neanche a riceverli. Io per esempio so che nel mondo anglofono invece, come per esempio negli Stati Uniti dove ho vissuto, è molto molto comune fare dei complimenti alle persone. Per esempio dicendo «Oh, mi piace molto la tua maglietta» o «Mi piace molto il tuo cappello». In Italia questa non è una cosa che succede, quindi se magari una persona ci piace come è vestita, lo teniamo per noi, non condividiamo questo pensiero. Sicuramente ci saranno anche delle persone che non si offendono, quindi se fai un complimento a queste persone non si offenderanno, anzi forse saranno anche contente del tuo complimento, quindi comunque ci sono delle eccezioni, però generalmente parlando di cultura generale in Italia questo non succede, ecco. Ora passiamo alla seconda cosa da non fare: non chiedere mai in un bar l'iced coffee, il caffè ghiacciato. Ma questo semplicemente perché non è una cosa che beviamo in Italia, non è una cosa che facciamo. Io personalmente sono un grande fan dell'iced coffee, mi piace tantissimo, però in un bar italiano non si trova o non è così comune trovarlo. Infatti quando io ho voglia di iced coffee vado da Starbucks, però ovviamente in Italia ci sono pochissimi Starbucks. Ci sono delle varianti di caffè ghiacciato che possono ricordare l'iced coffee, come per esempio la crema caffè, che è praticamente un dolce, una crema fredda che sa di caffè, molto buona, molto dolce, molto estiva. E poi abbiamo il caffè leccese, che sarebbe un espresso con latte di mandorle e ghiaccio. Però capite, sono delle bevande particolari, cioè non è caffè con il ghiaccio semplicemente. Non è una cosa che facciamo in Italia, e anche se al bar ovviamente hanno il caffè e hanno il ghiaccio, non è detto che ti prepareranno un iced coffee. E poi un altro problema è che l'iced coffee si fa sul caffè americano o comunque sul caffè filtrato, insomma su una grande quantità di caffè. Non possiamo farlo semplicemente sull'espresso, e come tu ben sai in Italia siamo abituati a bere l'espresso anche d'estate, anche se fuori ci sono 40 gradi, noi italiani continuiamo a bere il nostro espresso caldo. Ora passiamo alla terza cosa da non fare: non mangiare in trappole per turisti. Purtroppo l'Italia è piena di ristoranti che in realtà non sono per niente autentici e buoni, e sto parlando delle trappole per turisti. Ne puoi trovare tantissime, soprattutto nelle grandi città come Roma, Firenze, Milano. Ti consiglio di stare molto attento alle trappole per turisti, perché oltre ad essere molto molto costose, ti ripeto, il cibo non è così buono. Ci sono alcuni consigli che posso darti su come evitare le trappole per turisti. Prima di tutto guarda il menù. Se vedi un menù molto molto grande con piatti provenienti da ogni regione d'Italia,
Forse quella è una trappola per turisti. Anche un menù tradotto in diverse lingue o ancora peggio un menù con le immagini, quella sicuramente è una trappola per turisti. Un altro consiglio per identificare una trappola per turisti è la presenza del butta dentro, cioè di una persona che sta fuori dal ristorante che ti dice vieni a mangiare qui, vieni a mangiare qui. Quella non è una cosa che si fa nei ristoranti italiani normali, autentici, tradizionali. Però se vuoi ho un episodio del podcast proprio su questo argomento, sulle trappole per turisti. Quindi se ti va puoi ascoltare l'episodio e anche scaricare la trascrizione parola per parola con anche la spiegazione di alcune parole utili se ti abboni al mio podcast. Trovi il link qui sotto in descrizione. E adesso vediamo la quarta cosa da non fare quando verrai in Italia. Non aspettarti che il cibo italiano sia tutto uguale in tutte le regioni. L'Italia è famosissima per la sua ricca cultura culinaria regionale. Ogni regione ha le sue specialità e all'interno delle regioni anche ogni provincia, quindi ogni parte della regione ha le sue specialità. Per esempio, il piatto tipico di Natale che esiste nella mia città è diverso dal piatto tipico di Natale che esiste nella città a 20 minuti da qui, quindi noi abbiamo una ricchezza culinaria incredibile in Italia. Tolte le cose che puoi mangiare ovunque, come per esempio la pizza, la pasta al ragù, eccetera, devi provare le specialità locali quando viaggi in Italia e non puoi neanche aspettarti che ogni regione abbia lo stesso cibo. Infatti, anche se la pizza è buonissima, se vai in Veneto, certo puoi andare in una pizzeria se vuoi, ma ci sono tanti altri piatti tipici veneti altrettanto buoni. Penso al baccalà, per esempio, o ai cicchetti, alle polpette di carne e tanto altro. Se vai, per esempio, a Milano, prova la cotoletta, i risotti, che sono buonissimi. Se vieni qui in Puglia, prova le orecchiette alle cime di rapa, il pesce fresco che abbiamo. Insomma, tutti questi cibi tipici, che sicuramente ti aiuteranno a capire ancora meglio una regione. Quindi non venire in Italia con l'idea «Oh, non vedo l'ora di mangiare le lasagne, i cannoli, la pizza». Sì, sono cose buone, però non rappresentano la cucina italiana. Anzi, questa è la mia opinione personale. Sicuramente i cannoli, le lasagne, la pizza, ovviamente sono piatti buonissimi in Italia, ma secondo me sono piatti altrettanto buoni anche in altri paesi. Cioè, la pizza che mangi a Napoli puoi trovarla anche a New York in una buonissima pizzeria napoletana, magari gestita da anche una nuova generazione di napoletani. Sì, costerà 4 volte tanto probabilmente, ma sarà comunque molto molto buona, ok? Forse non identica, perché gli ingredienti non saranno mai gli stessi, proprio uguali, ma altrettanto buona. Però dubito che troverai a New York, ti faccio un esempio, le bombette, che sarebbe questo piatto tipico della mia regione. Quindi ecco perché ti dico, prova nuove cose, prova delle specialità che non puoi trovare neanche nel tuo paese. E adesso vediamo la quinta e ultima cosa da non fare in Italia: non aspettarti di cenare presto. Questo perché in Italia si cena molto più tardi rispetto ad altri paesi in giro per il mondo. Non è il caso forse dei nostri vicini di casa come gli spagnoli, però noi ceniamo tardi. Infatti anche i ristoranti non aprono prima delle 7, le 8 di sera. Anzi, i ristoranti che aprono già alle 4, alle 5 di pomeriggio o che comunque sono sempre aperti, generalmente sono delle trappole per turisti. Quindi cerca di evitarli. Generalmente in Italia si va a mangiare dalle 8 alle 21:30 e dipende però anche dalla regione. Magari al nord Italia ci sono persone che già alle 19:30 alle 20 vanno a mangiare, e invece al sud generalmente anche alle 21, anche 21:30. Addirittura d'estate al sud si può mangiare anche alle 10, le 11 di sera. Questo è possibile perché i ristoranti chiudono molto tardi, invece per esempio al nord
d'inverno anche i ristoranti alle 10:30, 11 già chiudono, quindi insomma dipende ovviamente. Però prima delle 7, 7:30 i ristoranti veri, autentici, sono chiusi. Quindi non fare le cose che ti ho detto, però prima di venire in Italia devi assolutamente fare una cosa, cioè migliorare il tuo italiano e parlare l'italiano vero e autentico che parliamo qui in Italia. Per questo motivo voglio assolutamente consigliarti il mio corso Italiano Vero, che ti aiuterà a migliorare incredibilmente il tuo italiano e parlare come un italiano, come me. Il corso si divide in 12 unità e imparerai tantissime nuove cose di grammatica, vocabolario e migliorerai anche le tue capacità di ascolto attraverso dialoghi registrati da nativi italiani. Se vuoi puoi iscriverti alla lista d'attesa per il corso cliccando sul link qui sotto in descrizione, così ti manderò tutte le informazioni ed eventualmente anche un accesso anticipato al corso. Quindi clicca sul link qui sotto e noi ci vediamo nel corso. Non vedo l'ora di averti come mio studente o studentessa. Per il video di oggi abbiamo finito. Se ti è piaciuto non dimenticare di lasciare mi piace e anche iscriverti al canale e attivare la campanellina, così verrai notificato quando pubblicherò un nuovo video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!